Amici della soffitta di Pippo, oggi tiriamo fuori dal cassetto dei ricordi un vero e proprio gioiellino del fumetto italiano, un'opera che merita di essere riscoperta e celebrata come si deve. Stiamo parlando di Carrie Cross, la detective più tosta, affascinante e maledettamente sfortunata che Max Bunker abbia mai creato. Un fumetto noir pieno di azione, colpi di scena e una protagonista incredibilmente carismatica. Siete pronti a tuffarvi nelle atmosfere torbide e pericolose di Los Angeles? Allora, allacciate le cinture, perché la storia di Carrie è un viaggio turbolento. E ovviamente, se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella, perché qui parliamo di cultura pop come nessun altro. Carrie Cross non è la classica eroina da fumetto, non è la solita donna da salvare, non è una damigella in pericolo e di certo non è una spalla del protagonista maschile. Lei è la protagonista assoluta della sua storia. Ex agente dell'FBI, ora investigatrice privata, Carrie è una donna indipendente, forte e con un senso della giustizia incrollabile. Ma attenzione, non è un'eroina perfetta. Il suo passato è pieno di ferite profonde, non solo psicologiche ma anche fisiche. E qui entra in gioco uno degli elementi più originali del fumetto: una scheggia metallica conficcata nel cranio, residuo di un attentato orchestrato dal suo ex superiore, Mr. Harlington. Una vera bomba a orologeria che potrebbe ucciderla da un momento all'altro. Un dettaglio che aggiunge un livello di tensione incredibile alla storia. Ogni colpo, ogni urto potrebbe essere fatale. Ma Carrie non è solo una combattente indomita, è anche una donna dal grande cuore. E qui viene fuori un altro aspetto rivoluzionario per l'epoca. Carrie è apertamente lesbica. Il suo amore per Melania Reynolds è struggente, intenso e drammaticamente a senso unico. Max Bunker tratta questo aspetto con grande maturità, senza renderlo una semplice trovata sensazionalistica. In un'epoca in cui il fumetto italiano non era certo noto per il suo progressismo in fatto di tematiche LGBTQ+, Carrie Cross si distingueva per il suo coraggio narrativo. Eppure, nonostante tutte queste qualità, Carrie Cross non ha avuto il successo che meritava. Pubblicata per la prima volta tra il 1994 e il 1995, con una serie di 11 numeri, è poi tornata nel 1998 con una seconda serie, che è arrivata a quota 22 numeri prima di chiudere definitivamente nel 2002. La Max Bunker Press aveva grandi ambizioni per questo personaggio, ma il pubblico non ha risposto come si sperava. Forse era troppo avanti per il suo tempo? O forse il mercato fumettistico italiano dell'epoca non era pronto per un'eroina così fuori dagli schemi? La verità è che Carrie Cross aveva tutte le carte in regola per diventare un cult. Trame noir ben congegnate, atmosfere alla film di Michael Mann, una protagonista carismatica e disegni solidi e dinamici firmati da Dario Perucca. L'ambientazione losangelina era resa in modo efficace, con le sue strade buie, i neon accecanti e quell'aura di pericolo costante che permeava ogni episodio. E poi c'erano le scene d'azione, mozzafiato, coreografate con un ritmo cinematografico degno delle migliori pellicole d'azione. Il tratto di Perucca è perfetto per una storia noir come questa. Realistico, ma con un tocco di dinamismo che dà energia alle sequenze d'azione. Le scene di combattimento sono coreografate con precisione, le espressioni facciali trasmettono alla perfezione le emozioni dei personaggi e l'uso delle ombre crea quell'atmosfera cupa e pericolosa tipica del genere. Insomma, un fumetto che si legge quasi come se fosse un film, e questo è un gran pregio. E vogliamo parlare della protagonista? Carrie è bellissima, ma non è la classica bellezza stereotipata. È atletica, imponente, con uno sguardo che ti fulmina e una determinazione di ferro. Perucca le ha dato un fascino tutto suo, una sensualità mai esagerata, ma sempre presente, che la rende magnetica agli occhi del lettore. Personalmente, credo che Carrie Cross sia uno di quei fumetti che oggi verrebbero accolti con molto più entusiasmo. La sua protagonista è attuale, le sue storie sono avvincenti e la qualità generale dell'opera è altissima. È un peccato che sia rimasta relegata a una nicchia di appassionati, ma d'altra parte, forse è proprio questo che la rende ancora più affascinante. È un fumetto di culto, una perla nascosta del fumetto italiano che merita di essere riportata alla luce. E allora, se siete curiosi di scoprire le avventure di Carrie, fate un salto nei mercatini dell'usato, nelle fumetterie specializzate o sulle piattaforme online dove ancora si possono trovare i vecchi numeri. Vi garantisco che ne vale la pena. E con questo, amici della soffitta,
si conclude il nostro viaggio nel mondo di Carrie Cross, un fumetto ingiustamente dimenticato, ma che noi oggi abbiamo voluto celebrare come merita. Che ne pensate? Avete mai letto le sue storie? Fatemelo sapere nei commenti e come sempre lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la pannella per non perdervi nessuna delle nostre avventure nel magico mondo della cultura pop. Alla prossima!